Cacio e pepe è una ricetta romana della tradizione. Se volete che vi venga buona dovete osservare 2 o 3 piccole regole, altrimenti non vi verrà buona, bella con la puccettina, bella, non vi verrà così. Quindi formaggio pecorino, non troppo stagionato, una bella grattugiata, calcolate 2 bei cucchiai abbondanti per ogni porzione di pasta. Io devo farne 2 porzioni, quindi sono circa 4 cucchiai di formaggio, metà in una ciotola e metà nell'altra, e dopo vi faccio vedere perché. Acqua bollente, non troppa acqua, perché noi abbiamo bisogno che si concentrino un po' gli amidi, quindi andrà cotta con poca acqua e poco sale perché il pecorino è già molto salato. Servirà una bella padella capiente, anche una pentola, proviamo un po' di bordo e la mettiamo a scaldare, non troppo, ma deve iniziare a intiepidirsi perché noi ci dobbiamo mettere dentro il pepe, vedete, un bel cucchiaio per 2 persone di pepe nero. Vedete? Pepe nero, questo qui adesso lo andiamo a pestare a mano, non con il macinino, a mano, sull'asse. Se volete usare il mortaio usate il mortaio, non usate il frullatore per fare questo lavoro qua perché lo fa troppo fine. E pestiamo, pepe dappertutto, fantastico. Ecco, magari fate più piano perché c'è la Beatrice che mi ha tirato dietro un coltello. Ecco, così va bene. Metà lo mettiamo nella padella adesso e metà lo usiamo per dopo. Lo lasciamo qui che lo usiamo dopo. Padella a fuoco medio e lo facciamo tostare un pochino. Spaghettino trafilato al bronzo grosso, va bene anche gli spaghetti alla chitarra, va bene i maccheroni, però guardate questo spaghetto. Vedete com'è ruvido? Ecco, così deve essere, perché lui deve rilasciare l'amido, si deve attaccare, azzeccare al formaggio, bello ruvido. Ecco. È importante che l'acqua dentro sia poca, perché così sarà più concentrato l'amido che rilasciano gli spaghetti nell'acqua e noi avremo una puccetta più bella dopo. Nel frattempo il pepe si è tostato per bene e adesso gli mettiamo un pochino di acqua di cottura della pasta per far cuocere il pepe. Lo lasciamo bollire. Vi ricordate il nostro pecorino l'abbiamo diviso in 2 tazze, ricordo pecorino non troppo stagionato, deve essere un po' morbido, altrimenti poi dopo vi va tutto insieme. Gli mettiamo dentro 2 bei mestolini o uno grosso, a seconda dei casi, di acqua in uno dei 2 e mischiamo. Dobbiamo fare la cremina. Questo sistema è essenziale se non volete che poi dopo il formaggio vada tutto insieme e diventi una specie di mozzarella unica, una cagliata. Poi aggiungiamo l'altro pecorino, l'altra metà, e otterremo una crema spettacolare. Ma che roba, tanta roba questa. Voilà, posto. Magia. Magia. Guardate, vedete, si è addensato, ha perso il colore e adesso lo lasciamo qua, vicino alla pentola col fuoco spento. Lo spaghetto deve essere un po' grosso, mi raccomando, perché è di buona qualità, perché poi dopo noi lo scoliamo al dente e gli facciamo finire la cottura in padella, così rilascia l'amido e fa la puccetta. Se io becco qualcuno, qualcuno che mette la panna nella cacio e pepe, basta, dico più niente. Guardate il colore di questa pasta, questa è ancora molto al dente, se la mettete in bocca è croccante, via, va benissimo, si può fare anche addirittura più cruda di così, però diventa un po' estrema la cosa, stiamo un attimino su cose quasi normali. La scolate, la facciamo insaporire bene con il pepe. Quindi mischiamo, è importante saltare la roba o comunque muoverla molto, gli spaghetti, se non volete saltarla perché avete paura di verniciare le pareti di casa, usate un forchettone e la mischiate bene, si deve muovere sempre molto. Sentite il rumorino che frigge? Bene, gli finiamo la cottura con l'acqua della pasta. Metto ancora un goccino di acqua perché la vedo ancora, anzi la vedo, l'ho assaggiata, è ancora molto dura, però vedete, guardate come fa la puccetta, è un spettacolo. Devo venire vicino. Adesso questa densità che voi vedete nell'acqua di cottura della pasta si attaccherà tutta agli spaghetti. Quando vedete che c'è ancora un pochino di acqua
inamidata della pasta e la pasta è comunque praticamente cotta, via dal fornello, ricordatevi, importantissimo, via dal fornello, e gli mettiamo dentro il cacio, la nostra pastella di cacio. Mischiare, saltare, se non potete saltare mischiate il doppio, va che meraviglia, va che roba, una magia, va che roba. Nel giro di un minuto si addenserà da sola, o al limite lo potete mettere ancora un po' sul fornello, ma se non la mettete è meglio. Vi ricordate la metà del pepe? Ecco, lo mettiamo adesso. Metto ancora sul fornello un attimo perché guardate quanta puccetta che ha fatto, è davvero una roba esagerata. E impiattiamo subito questa meraviglia, che profumo, madonna che roba, va che roba, Beatrice, va che roba, Che fame. Pesco un po' di puccetta nella padella, guarda che roba, questo è un assaggino, Oh, ma è buono veramente, spettacolo sto. Guarda, invidiatemi.